E finalmente è arrivato il nuovo TicWatch. Allora, permetto che sono uno che come si può dire, è innamorato di questo tipo di prodotto, nel senso che ho tantissimi smartwatch, quasi tutti praticamente con Wear OS come sistema operativo, ma diciamo il marchio che effettivamente mi ha dato sempre meno problemi, anzi quasi mai onestamente, è sicuramente TicWatch. Tanto è vero che al polso ho un TicWatch e ogni volta che esce un modello lo compro subito, nel senso che non mi viene fornito gratuitamente, questo giusto così ma semplicemente è un prodotto che trovo particolarmente interessante e conveniente come prezzo. Sicuramente alla fase iniziale non è sempre il top, nel senso che comunque parliamo di un orologio che ha un'oscillazione di prezzo importante, però diciamo, giusto così per dare un'idea, siamo a 359 euro e il modello precedente che va a sostituire o affiancare adesso lo si trova sotto le 300 euro, per cui ripeto. Allora, a livello di scatola è sempre il solito prodotto, nel senso che comunque vedete la scatola è sempre molto curata, a me piace come vengono fatti. All'interno abbiamo lo smartwatch che adesso andiamo a vedere e sotto abbiamo, vediamo, la basettina di ricarica che mi sembra assolutamente identica alle altre. Vabbè, lo lasciamo qua un secondo. E poi abbiamo da quest'altra parte i manuali in pieno classico, nel senso che ormai anche TicWatch si è adeguata, non fornisce più né carica batterie né nulla, e abbiamo i soliti manuali multilingua. Alla differenza diciamo, dei primissimi modelli, allora questi sono tutti, ormai anche questo è un Wear OS. TicWatch ha sempre fatto modelli basati su Wear OS di Android. In questo caso esce già in versione 4.0, andiamo a togliere questo e gli diamo anche un'occhiata, vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora blocchiamo, ok. Abbiamo l'orologio che ha, diciamo, come si può dire, una sorta di finitura che è più, anzi togliamo anche la protezione dei sensori. Ok. Dicevo, è un orologio che ha una vocazione sicuramente più sportiva, anche come linea, dato anche da questa, vediamo se riesco, togliamo un po' di cose sotto così forse inganniamo un po'. Allora, dicevo, come linea vedete è decisamente più sportiva, più rugged, più non so come definirla. Abbiamo comunque sulla ghiera le indicazioni classiche dei secondi, però al di là di quello abbiamo comunque le indicazioni del menu, abbiamo un pulsante qua in alto e poi abbiamo la solita corona girevole e cliccabile. A livello di caratteristiche diciamo che rispetto, facciamo anche partire, vediamo se parte, sì, rispetto al predecessore è molto simile, anzi oserei dire praticamente identico, c'è qualcosina di differenza lato software che non è dato da Wear OS 4.0 ma è dato da alcuni software specifici che hanno implementato. Il cinturino è sempre lo stesso, sempre un 24 mm, ha sempre la solita batteria di sensori, poi vedremo magari il confronto con le versioni precedenti, con l'Enduro 5, con il Pro 5 Enduro e il Pro 5 Standard. Ok, riconoscimento è immediato, non ho fatto altro che accendere il cellulare e mi sono trovato già con la scritta ok. Questo è Android che lo rileva. Lo lasciamo andare, mi chiede se confermo i due numeri, abbassiamo un po' la telecamera e vediamo cosa succede. Allora, vediamo se così si vede, forse togliamo un po' di luce, giusto così per dare un'idea. Andiamo avanti, va bene, accettiamo, queste sono le solite cose, consentiamo. Ok, e qui inizia a fare quello che è il trasferimento, la sincronizzazione. Dicevo, cosa carina è allora, sicuramente la scocca che è fatta in un alluminio chiamato alluminio 7000, molto resistente, la stessa della versione Enduro, e devo dire che effettivamente lo sto usando da diversi mesi ormai, la versione Enduro
proprio veramente nessun problema, nessun graffio, mi è capitato veramente di fargli prendere anche dei bei colpi e mai nessun problema, a livello anche di carcassa, poi comunque lo vedremo. Adesso lasciamogli fare l'acquisizione delle informazioni, nel frattempo magari diamo un'occhiata a come è fatto, forse con un po' meno luce riesco comunque a farvi vedere meglio i dettagli. Sotto è il classico smartwatch di TicWatch, ha sempre i soliti altoparlanti, da questo lato dovrebbe avere sempre il solito, non so se lo vedete, qui sotto abbiamo il microfono, il display è sostanzialmente lo stesso, il doppio schermo, quindi OLED sotto e LCD sopra, in realtà è un LCD trasparente che viene utilizzato su... Allora, ok, intanto qui diamo l'ok, sblocchiamo. Dicevo, l'LCD sopra è quello classico che viene utilizzato in modalità, non so se riesco a farvi vedere questo che è il modello Enduro. Ha questa, come si può dire? Ha questo display che è così e dopodiché diventa classico OLED. Ok, poi mi chiede quali app voglio. Va bene, andiamo avanti. Lasciamogli finire un secondo la configurazione. Vediamo intanto il cinturino. Il cinturino è un cinturino in gomma di buono spessore, decisamente meglio rispetto ai predecessori. È un cinturino comunque facilmente sostituibile, nel senso che esistono questi sganci rapidi e alla fine. Uno dei vantaggi di questo tipo di smartwatch è proprio la durata della batteria, che grazie al doppio display fa sì che riesca a durare veramente giorni. Cioè io normalmente con questo, che è gemello ma è la versione enduro, in realtà riesco a farci un buon 4-5 giorni utilizzandolo parecchio, e in caso di utilizzo light si supera tranquillamente la settimana. Lasciando invece attivo solo il display di base diventa ancora più duraturo, nel senso che può veramente durare anche ben oltre la settimana. Però normalmente, ecco, con questo tipo di orologio, quando faccio anche una vacanza di 3-4 giorni, non mi porto mai dietro il caricabatterie, per cui sicuramente molto interessante la cosa. Allora, lasciamogli finire la configurazione e poi vediamo com'è. Allora, dicevamo, cosa sicuramente carina è il quadrante, il doppio display che adesso magari vi faccio vedere. Vedete? Poi basta agitarlo, muoverlo e lui attiva una retroilluminazione, in questo caso rossa, ma è possibile comunque selezionarla in modo abbastanza semplice, basta andare nelle impostazioni, schermo sempre attivo, ok. Colore della retroilluminazione è possibile cambiarlo, mettiamo di metterne uno bianco, così come è possibile attivare una retroilluminazione dinamica in funzione della frequenza cardiaca, per cui cambia il colore a seconda della frequenza cardiaca, per cui anche sotto sforzo. Vedete un po' il display si spegne, in questo caso si è riattivato in bianco, dopodiché un semplice tap e ritorna al display. A livello di funzionalità diciamo che ha le solite classiche, quindi vari schermi scelti e selezionabili tra un elenco, oppure è possibile poi farlo tramite l'applicazione. Ecco, tutte queste impostazioni le potete fare anche tramite app, non so se si vede o no. Qui abbiamo il display, il timeout, suono e vibrazione, ha veramente di tutto, compreso NFC, quindi pagamenti, possibilità di telefonare e di rispondere grazie al microfono ed diciamo alla cassa altoparlante che c'è integrato. I sensori sotto coprono praticamente qualsiasi esigenza e ecco, tornavamo al discorso dei quadranti. Ecco, io ho diversi orologi, però andiamo a prendere quello giusto, che è questo, l'Atlas. Dopodiché è possibile andare a cambiarlo, è possibile anche andare a configurare cosa mostrare e cosa non mostrare, oppure accedere anche a Timeshow, che è un applicativo sempre di Mobvoi, che offre
come si può dire, veramente migliaia di quadranti, ognuno con funzioni particolari. Facciamo ad esempio, attiviamo questa, andiamo qui, basta fare sincronizza e bisogna scegliere in questo caso time show. Con Happy News, anche qui bisogna autorizzare, dopodiché basta semplicemente inviare e lui si sincronizza con l'applicativo, in questo caso con il quadrante. Addirittura è possibile anche selezionarlo direttamente senza passare dall'app. Comunque possiamo anche selezionarne uno a caso e vedete comunque il risultato è sicuramente carino. L'attivazione dello schermo può essere fatta anche semplicemente attivando la funzione di inclinazione, per cui sotto questo punto di vista diciamo non cambia molto. Allora, vediamo adesso di fare una piccola carrellata, giusto così, non vuole essere un confronto, ma giusto una piccola carrellata su quelli che sono i prodotti, gli ultimi che ho provato. Partiamo dal più vecchio che ho qui, che è un TicWatch Pro 3 Ultra GPS, il TicWatch Pro 5, il Pro 5 Enduro e il nuovissimo Atlas. Vediamo dentro come sono fatti, così giusto per... Allora, quindi qui abbiamo il TicWatch Pro 3 GPS, il TicWatch Pro 5, il 4 non esiste, non ho ben capito per quale motivo. Poi abbiamo il 5 Pro, il Pro 5 Enduro e poi l'Atlas che cambia completamente la numerazione. Allora, a livello di caratteristiche, questo è sicuramente il fratello minore, nel senso che ha, diciamo, ormai è stato utilizzato, però ha un cinturino da 22 mm e comunque uno Snapdragon diciamo interessante, ma niente di ormai, diciamo, forse un pochettino superato. Mentre gli altri tre modelli sicuramente, ecco, cambiano un po' perché passiamo ad una piattaforma completamente diversa, che è il nuovo Snapdragon 205 Gen 1 e hanno la stessa identica dotazione. L'unica differenza grossa è tra gli ultimi due è che anziché passare da un Gorilla Glass, quindi un vetro con Gorilla Glass, qui abbiamo invece, gli ultimi due hanno invece una protezione, un vetro con cristallo zaffiro, per cui sicuramente più pregiato. A livello però di funzionalità, bene o male, sono molto simili. Dal Pro 5, vedete anche sul retro, facciamo un confronto così giusto per dare un'idea, il Pro 5 ha praticamente la stessa batteria di sensori, a livello di funzionalità sono molto simili e direi che anche a livello di, non so se riesco a farlo vedere, diciamo hanno più o meno le stesse identiche caratteristiche. Quello che cambia col cinturino sicuramente cambia di volta in volta, ogni volta introducono un nuovo disegno, anche se poi io raramente li utilizzo, preferisco sempre utilizzare altri tipi di cinturini. Questi due però sono sicuramente gemelli, nel senso che hanno entrambi la corona molto grande, l'Enduro ha un pulsante quadrato, questo è un pulsante rotondo ma non ruota, per cui alla fine non cambia più di tanto. Vedete, a livello di funzionalità come orologi hanno lo stesso identico display, hanno praticamente la stessa batteria di sensori e tutto, solo che questo è un modello un pochettino più, diciamo, elegante, mentre questo è proprio un modello tipicamente sportivo, per cui è un prodotto che si presta sicuramente, diciamo, è più adatto alle attività sportive. A livello di resistenza dovrebbe essere molto simile, nel senso che anche il Pro 5 è fatto in alluminio 7000 dell'SSI, per cui diciamo dovrebbe essere parità di resistenza. Questo ce l'ho da, penso 6 mesi, lo uso tutti i giorni perché è il mio smartwatch preferito e devo dire che non ha ancora fatto una piega, non ho mai avuto un problema e tutto. Altra cosa carina di tutta la serie TicWatch, alcuni l'hanno criticata, io la trovo invece una cosa molto carina, è il fatto che il caricabatterie sia assolutamente lo stesso per tutti i modelli. A livello di dimensioni e peso sono molto simili, come potete vedere, non cambia molto.
questo pesa 47 grammi, cinturino escluso, contro i 44 di questo, per cui diciamo quei 3 grammi che possono starci. A livello di dimensioni, spessore e tutto sono uguali, anche questi hanno i 24 mm esattamente come la serie 5, per cui ecco, non c'è molto da aggiungere sotto questo punto di vista. Io li trovo decisamente ottimi, li consiglio vivamente, adesso, nel senso che sono degli orologi che fanno la differenza, hanno un costo che tutto sommato è giustificato anche da questo doppio display che io trovo molto carino, dalla quantità di applicativi che ci sono per lo sport. L'ultima versione Atlas ha in più anche la possibilità di, tramite GPS, quindi per attività all'aperto, di mappare le aree che vengono chiamate aree di calore, ma in realtà sono le aree dove come si può dire, dove si è fatto più sforzo, ed è una cosa carina, nel senso che poi tramite lo smartphone, magari lo vedremo in un prossimo video, dà la possibilità proprio di rilevare i punti dove c'è stato il massimo sforzo e quindi anche maggiore produzione di calore. Tutto rilevato attraverso i sensori, considerate che ha il sensore per la pelle, il sensore di tutto, per cui al di là di quelli per l'ossigeno, per i battiti cardiaci che sono soliti, ha veramente una batteria di sensori che è notevole. Ma onestamente, ecco, ripeto, passare dal 5 enduro a questo non offre nulla di più, se non una forma, diciamo, un pochettino più sportiva, per cui siete abituati a orologi, a smartwatch o a orologi comunque di tipo sportivo, forse ecco, è sicuramente un design più interessante. Sotto il punto di vista delle funzionalità, ecco, non è che aggiunga poi tutto questo gran migliorie, queste gran migliorie. Tra l'Enduro e il Pro 5 Enduro e l'Atlas, diciamo che non cambia molto, cambia la forma della cassa, cambia forse qualche grammo in più dal punto di vista di peso, ma poi non aggiunge niente di più, niente di meno. Personalmente l'ho preso perché mi piaceva proprio il fatto di avesse questo disegno, come si può dire, più sportivo. Ma non per sostituire, ma per affiancare questo, per cui durante il lavoro utilizzerò questo e durante invece le giornate, i weekend, dove magari ho tempo per andare a fare le mie attività, utilizzerò questo, niente di più, niente di meno. Cosa molto bella, l'applicativo permette proprio di gestire tutti gli smartwatch, per cui se torniamo qui, vedete, io ho ancora in gestione il TicWatch Pro 5, il Pro 5 Enduro e il nuovissimo Atlas. Io trovo una cosa molto carina, la sincronizzazione poi delle attività sportive, tutto, diciamo, è, come si può dire, oltre che con tutti i suoi applicativi, TicWatch, TicSalute, ne ha veramente 1000, avviene anche poi con Google, per cui è possibile poi abbinarlo ad altri sistemi di rilevazione. Per cui anche lì niente di che, niente male e decisamente interessante. Va bene, per il momento la fermo qui e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile. Se avete domande scrivetele sotto nei commenti, cercherò di darvi una risposta in tempo reale o quasi, e salvo ecco, imprevisti di lavoro. E per il resto vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se vi piacciono contenuti di questo tipo, o comunque vi piacciono le novità di mercato e volete restare aggiornati. Grazie e alla prossima!